E benvenuti in questo nuovo video. È finito il calciomercato invernale, è stata una sessione, devo dire, estenuante di questo calciomercato, si è fatto tantissimo sia in entrata che in uscita. Quello che volevo andare a fare oggi semplicemente era un riepilogo che servirà a voi, ma soprattutto anche a me, devo dire, perché veramente è successo un po' di tutto. Andare un po' a vedere, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male in entrata, in uscita, abbiamo rimpiazzato bene quelli che abbiamo venduto, abbiamo aggiunto elementi che non c'erano alla rosa, caratteristiche nuove, elementi che servono all'allenatore. Questa rosa qua, soprattutto, questa è la domanda principale del video, quindi tenetevela bene in testa. È una rosa che basta per la salvezza? Possiamo farcela con questi giocatori? D'altronde il calciomercato adesso è finito. Questi saremo fino a fine stagione e quindi la domanda è lecita e bisogna chiedersela. Quindi andiamo piano piano adesso ad analizzare prima i colpi in entrata e in uscita, la rosa che abbiamo al momento, quindi con tutti i nuovi effettivi entrati e appunto proviamo a rispondere alla domanda tra entrate e uscite, questa rosa basta per la salvezza. È una domanda a cui forse neanche io l'ho risposta, però proviamo passo passo a cercare di dargli una risposta. Prima di andare però al focus del video, ieri è stata una giornata, è stato l'ultimo giorno di mercato e sicuramente è stato contraddistinto, al di là dei nuovi arrivi, dell'ufficialità di Radu, Fila e Maric a sorpresa, che questo non me l'aspettavo io, non se l'aspettavano gli esperti di calciomercato, né tantomeno tutti i tifosi, insomma, quindi un po' ha colto tutti di sorpresa. L'ufficialità che ha fatto più, tra virgolette, scalpore, al di là che sapevamo tutti che sarebbe finita così, o comunque sapevamo da giorni, avevamo anche un po', come dire, cercato di accettare la cosa pian piano, è quella di Poyampalo al Palermo. Ieri era l'ultimo giorno possibile per ufficializzare le cose, è stata ufficializzata la cessione di Poyampalo e l'arrivo al Palermo. E sicuramente, al di là che l'avevo un po' appunto accettata come situazione da ormai da settimana, perché di fatto se ne parla ormai al minimo 2 settimane, vederlo con un'altra maglia nel post di ufficiale l'arrivo di Poyampalo con la maglia del Palermo non è stato bellissimo, cioè è una roba che mai mi sarei aspettato di vedere prima che succedesse tutto questo, ovviamente, in questa sessione di calciomercato. E quindi c'è stato anche il suo saluto ai tifosi, e anche lì, cioè, devo dire, abbastanza toccante. E anche tanti commenti che ho letto, devo dire, molto belli. E c'è stato un commento in particolare molto bello, devo dire. Non lo recito letteralmente perché non me lo ricordo, però recitava più o meno così: sei stato molto più di quanto tu pensi. Dice moltissimo, effettivamente. Dice tutto quel commento lì e non ci sarebbe nient'altro da aggiungere. È una gestione che appunto prima di questa sessione non si aspettava nessuno e ora che è ufficiale, insomma, ha riacceso un po' il fuoco contro la società, ma ci sta anche il Venezia che alla fine nelle ufficialità difficilmente tipo fa un post, soprattutto su Instagram, relativo alle cessioni per poi un palo è stato dovuto, insomma, anche loro ci hanno tenuto a fare un bel comunicato, però ovviamente la gente ha reagito male, ma come può reagire bene di fronte al fatto che, insomma, il tuo bomber fino all'altro giorno se n'è andato. Cioè, la gestione del giocatore, prima di passare al video, è stata quel che è stata, secondo me, in questa prima parte di stagione. Fidatevi, andatevi a recuperare il video dove ne parlo della situazione, del perché è stato venduto poi un palo, secondo me. Però secondo me, pian piano, come stanno uscendo le cose, penso di aver ragione sul ragionamento che ho fatto quella volta. Penso di averci capito. A logica, non ho fonti in merito, semplicemente sono andato a logica, a ritroso, per capire perché hanno accettato di cedere il giocatore. E anche perché è stato rimpiazzato con moneta, nel senso che Fila l'hai pagato 4 milioni circa e quindi comunque i soldi, non è stata una questione di soldi, perché molti hanno detto, beh, la società vuole incassare, è normale che cedono poi a un palo. Sì, tutte le società vogliono incassare, ma secondo me questa volta non è la ragione principale, perché appunto li hanno reinvestiti subito, quando serviva una punta per rimpiazzare poi a un palo, li hanno messi. Lì è proprio una questione tecnica tra giocatore e allenatore, per quanto mi riguarda. Io ho detto tutto in quel video lì, quindi
Non vado a ribadire qua, però sappiate che il mio pensiero è che sia molto connesso a ragioni tecnico-tattiche relative, connesse al gioco di Francesco, la cessione di Poyampalo. E non vado ad aggiungere altro, se volete guardatevi il video, ve lo lascio qua sotto in descrizione così mi potete dire se siete d'accordo o meno, per chi non l'avesse ancora visto. Quindi andiamo un po' al focus del video, ci sarà tempo per magari riparlare di tutto questo, tra post partita, risposte ai commenti solite che facciamo, ne parleremo, comunque gli argomenti riusciranno per forza di cose. E quindi andiamo al focus del video e andiamo a parlare di quelli che sono stati i nuovi arrivi di questa sessione di calciomercato. Vado a leggerli perché sono ovviamente tantissimi. Il primo è stato quello di Cheikh Condé a titolo definitivo. È arrivato Alessio Zerbin in prestito con diritto che si trasforma in obbligo in caso di permanenza in Serie A, praticamente, dal Napoli. Fali Candé in prestito con diritto, Marcandalli in prestito secco. È arrivato Quique Perez, lui titolo definitivo. Radu è arrivato ieri nell'ultima giornata praticamente a titolo definitivo. Faccio un piccolo disclaimer qua, non so l'entità dell'infortunio di Stankovic, però per andare a prendere un Radu vuol dire che diciamo che l'infortunio può essere veramente grave, può essere che fino a fine stagione non lo vediamo, spero non sia così, però per andare a prendere un altro portiere quando di fatto numericamente, non parlo qualitativamente, tu numericamente li hai, vuol dire che non hai, cioè, primis non ti fidi di Joronen, Grandi lo ritieni comunque un terzo portiere e Stankovic vuol dire che non ce l'hai fino a fine stagione. E questo è già pesante, ve lo dico, vi anticipo che questo veramente può essere un importante ago della bilancia per la permanenza in Serie A. Mi dispiace dirlo. Comunque, Rado l'abbiamo preso a titolo definitivo, Daniel Fila appunto che viene a rimpezzare poi Giampaolo e in più, colpo che non si aspettava nessuno, come vi dicevo, Mirko Maric in prestito secco dal Monza. Tra i ceduti Luca Fiordilino, titolo definitivo che era ormai praticamente era fuori rosa, non veniva neanche nemmeno convocato. Bruno Bertinato, anche lui a titolo definitivo. Antonio Raimondo, qui in realtà non è una cessione, però l'ho voluta inserire, comunque è un prestito che viene interrotto perché il giocatore non ha avuto spazio, non ha mai giocato praticamente, a parte qualche scampolo di partita, però il Bologna ha voluto richiamarlo e rimandarlo in prestito. Giorgio Altare in prestito con diritto alla Sampdoria, diritto che tra l'altro si trasforma in obbligo in caso di promozione in Serie A dalla Sampdoria, cosa abbastanza dura, però tanto il prestito in realtà è biennale, quindi c'è tempo anche la prossima stagione, da quanto ho capito. Poi in quel caso non so se si trasforma in obbligo anche in quel caso, comunque, cose che non mi interessano. Ellerson, passato a titolo definitivo, comunque lo avremo questa stagione, ve lo ricordo, perché comunque ce l'hanno riprestato fino al termine della stagione, comunque di fatto è ceduto al Genoa a titolo definitivo e vabbè, l'ultimo neanche sto a dirvelo, Palo a titolo definitivo al Palermo. E in realtà non è l'ultimo, mi sbagliavo perché comunque Candela è passato al Valladolid in prestito, non ho capito se con diritto o prestito secco. Prima sapevo che era prestito con diritto, si parlava di prestito con diritto. Da quanto ho letto, soprattutto dal comunicato, non viene accennato al diritto, quindi mi sa che è proprio un prestito secco. Però vabbè, comunque vado a giocare in Spagna. Speriamo bene per lui. Quindi andiamo a vedere la rosa a disposizione ad oggi. Tutti i giocatori che abbiamo tra difensori, portieri, fasce e tutto il resto. Tra quelli che già c'erano e quelli che abbiamo aggiunto. Quindi portieri in ordine alfabetico li ho messi. Grandi, Iorone, Radu e Stankovic. Difensori Candé, Izes, Marcandali, Scintien, Sverko e Svoboda. Lo contiamo, ma sappiamo che l'infortunio è gravissimo e non giocherà fino a fine stagione, però lui di fatto c'è, insomma. Nelle fasce Bjarkason, Carboni, Franco Carboni purtroppo, Andrea Carboni non è potuto arrivare, avrei tanto voluto, però non si è fatta. Ellerson, Aps, Segrado, Zampano e Zerbin. Centrocampisti Busio, Condé, Chiesurin, che vabbè è un ragazzo primavera, però di fatto viene sempre convocato, vedo nelle rosa a disposizione nel prepartita, quindi lo inserisco. Cernigoi, Dumbia, Kike Perez e Nicolussi Caviglia. Come attaccanti Eladad, Fila, appunto, Gitker, Maric, Oristagno e Yeboah. Quindi adesso andiamo un attimo a tirare le fila per capire passo passo se questa rosa, se intanto abbiamo migliorato la rosa o meno, o se l'abbiamo in qualche modo depotenziata, o siamo andati semplicemente a rimpiazzare i partenti con giocatori di pari valore. Andiamo a vedere se siamo d'accordo tutti che questa rosa può salvarsi o
concordiamo sul fatto che non ce la possiamo fare. Io ritengo che, allora, in porta, senza Stankovic, come vi dicevo, al di là dell'arrivo di Radu, che speriamo tutti faccia bene, sarà dura. Lo ammetto, non la vedo dal punto di vista difensivo, io non la vedo bene. Non la vedo bene anche perché in difesa abbiamo fatto tanti cambi, complice ovviamente l'emergenza che abbiamo infortuni. Vediamo come si comporteranno i nuovi, Marcandalli, Candé, che è già praticamente un titolare perché per forza tra Svoboda fuori tutta la stagione, Sverko, che a quanto sembra comunque ancora infortunato, vediamo se ritornerà, e un altare partente che qua è l'operazione che forse mi ha dato più fastidio di là di Palo, perché comunque era un giocatore che io ritenevo di valore, ma l'ho già detto tante volte sta roba, ritenevo di valore, che ha esperienza, che con noi ha sempre fatto bene, che quando è entrato ha sempre fatto bene. Non ho davvero capito il senso di darlo in prestito, quindi neanche ci incassi, se incassasse a quel punto direi motivi monetari ci sta, cioè, se serve al bilancio va benissimo, ma vai semplicemente a darlo in prestito 2 anni e a livello economico cosa, cioè, ne ricavi? Un bilancio meno appesantito perché dai via, non pagherai il suo stipendio, però se è solo una questione di ingaggio mi sembra veramente, ma davvero quella è l'operazione che non ho capito. Vediamo perché comunque l'hai rimpiazzato con Marcandalli e Candé. Con sti due tu hai rimpiazzato sia Svoboda che non giocherà perché vabbè, e Sverko per ora comunque di fatto c'è. Sverko tornerà. In difesa diciamo male. Io non sono per niente soddisfatto. Tra portieri in difesa non sono soddisfatto del bilancio tra quello che avevamo e quello che abbiamo adesso. Per me, a livello difensivo, a meno che Marcandalli e Candé, che tra l'altro ho analizzato in un video specifico, se volete andatelo a recuperare, questo qua, non so, non mi convince, non mi convince assolutamente a livello proprio di valore. Al di là che a livello numerico comunque a questo punto saremo sempre contati, ma vabbè, passiamo oltre. Proprio a livello qualitativo non so se basta. Per me non basta, però comunque ditemi la vostra. Andiamo alle fasce, con Zarbin dentro, Candela fuori, perché di fatto abbiamo solo fatto questo. E ok, sì, c'è anche la cessione di Ellerson effettivamente, però comunque ce l'hai ancora in prestito fino a fine stagione. Sì, sulle fasce con Zarbin dentro e Candela fuori è ottimo, va benissimo, abbiamo fatto un upgrade, quindi quello ottimo. La cessione di Ellerson, buono che l'abbiamo fino a fine stagione, però sai che intanto è un giocatore di valore che comunque a me piaceva e penso che la maggior parte del tifo comunque gli volesse bene. E seconda cosa, sappiate che in estate è un giocatore che tu devi andare a rimpiazzare con uno di valore, secondo me, perché comunque Ellerson è un titolare. Al di là che in questa prima parte di campionato non lo è sempre stato, ma ultimamente sì. Quindi sappi che in estate toccherà fare qualcosa di pesante su quel ruolo lì. Poi bisognerà vedere come si giocherà, se si continuerà con questa guida tecnica. Secondo me sì. E quindi tenendo questo modulo lì ti mancherà un tassello importantissimo e dovrai investirci, magari anche con gli stessi soldi con cui hai ceduto Ellerson, che sono circa 3 milioni e mezzo, se non mi ricordo male. A centrocampo, dentro Condé, Kike Perez e fuori Andersen, quindi direi ok, Condé è ancora da valutare perché di fatto ha fatto uno scampolo di partita, poi non l'abbiamo già più visto, ma deve ancora entrare magari nelle rotazioni di Francesco, deve entrare in forma, viene dal campionato svizzero, quindi andiamo piano con i giudizi. E invece Kike Perez, devo dire, molto qualitativo, si è visto subito, qualità, l'abbiamo preso, era in scadenza di contratto tra l'altro a giugno, quindi l'abbiamo anche pagato poco per quello, perché un minimo di valore quel ragazzo lì ce l'ha. Quindi a centrocampo devo dire bene, bene, abbiamo rimpiazzato bene Andersen, che comunque mi è dispiaciuto che è partito, perché secondo me ha sempre dato il suo, ha sempre messo la sua qualità a disposizione della squadra e secondo me comunque era un ragazzo con ottime qualità a centrocampo. Devo dire che comunque con Kike Perez e vediamo con De hai abbastanza, cioè no hai abbastanza, hai compensato comunque, quindi a centrocampo hai aggiunto di fatto perché comunque ne hai acquistati due e te ne sei tolto uno, tra l'altro acquisti tutti e due a titolo definitivo, quindi numericamente e per caratteristiche diverse tra centrocampisti, secondo me a centrocampo siamo stracoperti, quindi bene, centrocampo promosso. Ecco. In attacco, ecco, l'attacco secondo me è il punto, non so se dire, sì,
si può dire dolente, ma si può anche dire rischioso, semplicemente, dubbioso, misterioso, nel senso che Poyampalo per Fila è un cambio rischioso, perché può essere o un successone se il ragazzo arriva qua, si dimostra un crack, un colpo di scouting pazzesco di Antonelli, e se fa benissimo, sto giocatore qua fa una plusvalenza potenziale enorme, si approccia bene al campionato, però sappiate che viene dal campionato ceco. Comunque l'anno scorso è stato lungamente infortunato, infatti nell'analisi che farò tecnica del giocatore che voglio fare sarà riservata agli abbonati, quindi se volete vederla basta abbonarsi, ma costa 1,99 €, quindi davvero poco e a noi ci dà davvero un grande aiuto. Nell'analisi tecnica che farò, che ho già un po' predisposto, ho visto che comunque tutta la scorsa stagione, la stagione 23-24 ha sempre giocato, è lì che un po' si è fatto notare. Questa stagione è stata lungamente condizionato dagli infortuni e quindi ha fatto tipo, se non mi ricordo male, vado a memoria, tipo 11 presenze tra tutte le competizioni con lo Slavia Praga, sì. E quindi ha fatto poche presenze, pochi gol, quindi così. Rientra da quello. Poi al di là di questo viene pur sempre al campionato ceco, è giovane e deve rimpiazzare uno che comunque, al di là che con Di Francesco per me non si trovasse, deve rimpiazzare uno che rappresentava tantissimo per il popolo arancione verde e poi deve essere a questo punto l'attaccante titolare, perché non penso che Maric sia l'attaccante titolare, il vero sostituto di Poyampalo è Fila, cioè ha anche speso 4 milioni circa, mi pare di aver capito alla fine, perché comunque anche lì il presidente dello Slavia Praga ha saputo che avevamo incassato i soldi di Poyampalo e ha tirato la corda perché sapeva questo, sapeva che era l'ultimo giorno in mercato, sapeva che non avevamo di fatto alternative e quindi ci toccava spendere. Penso che sia riuscito a strappare almeno un milioncino ieri, nella giornata di ieri, per portarcelo in laguna, insomma. Però bisogna dire che se fa bene è tantissima roba e quindi hai fatto un colpo da maestro. Eh, Se fa male sai anche che è un giocatore giovane, quindi non si deprezza, sai che lo potrai rivendere in qualsiasi momento e non si deprezzerà moltissimo, varrà sempre circa quel valore lì. Se fa bene lo venderai a tantissimo negli anni. Poi ovviamente sono discorsi economici e io ragiono adesso un attimo sul piano economico perché è una delle poche cose che dal punto di vista offensivo ha senso questa operazione di cambio tra Poyampalo e Fila. A meno che Fila proprio non sia un fenomeno, ci abbiano visto lunghissimo, allora lì farò insomma ammenda e dirò che Antonelli è stato un genio. Sì, quindi sul piano economico va benissimo perché di fatto poi va via un trentenne e ti entra un 22enne che può dimostrare tantissimo il campionato. Già fatto che arriva nel campionato, comunque penso valga qualcosina di più che giochi in Serie A. Quindi sarà da vedere, però di fatto è comunque un'operazione rischiosa, diciamocelo chiaro, non mi va di dire cavolate. Oltre a Maric, che è un colpo che appunto dicevo non si aspettava nessuno, che sembra, a me dà l'idea di essere uno che si vuole mettere lì per mettere qualcuno d'esperienza per affiancare Fila, al di là che ti è rimasto Gittier comunque, quindi vabbè, è lì, però non so, vabbè, hai voluto prendere anche Maric, un po' per dire, non lo so, non mi fido, non so se Fila approccerà subito bene il campionato italiano, quindi mi vado a cautelare, prendo qualcuno che ha già esperienza, che giocava al Monza, giocava, ha fatto 11 presenze, praticamente quasi tutte ho visto da subentrato, quasi mai da titolare, affianco qualcuno a Fila che conosca almeno il campionato, che abbia esperienza e vediamo. E non vado a spenderci niente perché comunque è un prestito secco, gli paghi lo stipendio fino a fine stagione, in caso appunto Fila non fosse pronto. Quindi è un po' questa la situazione. Diciamo che questo cambio per me è rischioso. Può andare benissimo o può andare malissimo. Questa è un po' la mia idea. Speriamo bene, speriamo che faccia benissimo, che rimanga qua per anni e che quando vorrà, quando la società vorrà, quando le cose devono farsi, il giocatore andrà via tantissimi soldi e ci rifaremo tutta la squadra con quei soldi. Però è sempre per ora è utopia, cioè per ora è una speranza.
Quindi, bilancio di questo calciomercato per me è un sì, buono per certe cose, buono per il centrocampo, soprattutto, forse l'unico reparto, buono per le fasce anche, dai, buono anche per le fasce al di là della cessione di Ellerson, ma comunque ti rimane fino a fine stagione, quindi per il momento approvati centrocampo e fasce, difesa e portiere. Sul portiere, voglio dire, non è colpa della società, nel senso l'infortunio è capitato e non era preventivato, quindi ti sei andato a cautelare con un portiere disponibile, non è che ce ne fossero chissà quanti, immagino, nel mercato, quindi quello c'è, su quello sono perdonabili, ecco. Su quello non riesco a dire niente. Sulla difesa, come dire, società Antonelli rimandato per il momento, perché vediamo se renderanno abbastanza. Per me almeno un altro difensore andava fatto, anche in prestito, così quello che vuoi. Un difensore in più, magari che conoscesse meglio il campionato, andava fatto, vista l'emergenza soprattutto. E poi in attacco giudizio sospeso anche lì o bocciato, no? Perché è un'operazione rischiosa. Fila per poi Ampalo un'operazione rischiosa. Fila più Maric per poi Ampalo un'operazione ad alto rischio per vari motivi, per quello che vi ho detto. Poi scrivetemi voi qua sotto se non la pensate così sui vari reparti, sulla rosa a disposizione, su tutto quello che ho detto. C'è da dire che però anche sull'attacco, che è una cosa che mi è venuta al volo, speriamo che Di Francesco, ma questo anche un po' per tutti i ruoli in realtà, abbia avuto voce in capitolo, almeno nella scelta, non dico nel nome, perché non penso conoscesse Daniel Fila nel campionato ceco, cioè non penso che sia andato da Antonelli a dirgli voglio Daniel Fila dal campionato ceco, voglio assolutamente lui, voglio l'attaccante dello Slavia Praga. Penso però che abbia detto voglio un giocatore, un attaccante, un centrocampista con quelle caratteristiche. Trovamelo, cioè, se puoi trovamelo. E quindi mi auguro che da questo punto di vista sia stato un po' rispettato il volere dell'allenatore, perché comunque hai scelto lui a inizio stagione, ti stai fidando delle sue scelte, e quindi bisogna aver fiducia, cioè se lui è la scelta, sarà la scelta anche per l'anno prossimo, da quanto si apprende, al di là di come finisca la stagione, è giusto accontentarlo, è giusto che lotti con le armi migliori che puoi dargli per le cose che chiede, ecco. Non so se mi sono spiegato bene, ma perdonatemi. Quindi il mio bilancio è un sì ma no, dipende dai reparti, difesa no, attacco punto di domanda, ma è più un no che un sì, quindi insomma lascio a voi anche voi di dire la vostra, lascio a voi il giudizio, ditemi pure se siete d'accordo con quello che ho detto o no, quindi scrivetelo qua sotto. Vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Vi invito a iscrivervi se non siete già iscritti, a lasciare un like che è fondamentale. Vi invito a attivare la campanella così non vi perdete nessun nuovo video, prima ovviamente del post partita di Venezia-Roma, nel pre-partita, insomma, adesso vedremo. Chi vuole può abbonarsi e tra 1 o 2 giorni, non lo so, devo ancora farlo, si troverà un video di analisi di Daniel Fila e che differenze magari ha con Poyampalo, quindi cosa può portare lui e cosa andiamo a perdere con Poyampalo, insomma, tutte quelle robe lì, oltre ovviamente a Maric che andrò un attimo a vedere anche lui, però insomma il focus sarà ovviamente su Daniel Fila perché è stato scelto lui come titolare e condividete il video con tutti i tifosi arancio-nero-verdi e non che possono essere interessati ai nostri contenuti. Sempre comunque, Forza Venezia, Forza Unione.